Eccola qua, domanda. Hai visto che sono questa è buona. le Questa è domande? una bella domanda. Questa... Ci piace. Allora, conviene sempre lanciare dove rompe l'onda, quindi sui bordi della schiuma o qualche metro dopo dove l'onda si prepara per frangere? Io in merito a questo ho una domanda che ho fatto a più di qualcuno e te la voglio fare pure a te. Comunque adesso vai in risposta. Allora, anche qui, diciamo, la regola principale, quella elementare, statica, che è sempre esistita, dice che il punto migliore, questa è proprio una regola matematica che io ho sentito dire 1 miliardo di volte, il punto migliore per un surfcaster è sempre quello posto fra il primo frangente verso il largo, ok? Quindi dove si forma la prima schiumata, tra lì e l'onda successiva, quindi in quel punto lì, sempre che sia arrivabile con il lancio. Questa cosa è vera, perché è semplice da spiegare, nel senso, il movimento dell'acqua, quando arriva a un dislivello minore, cioè diventa più basso, forma la cresta dell'onda. In quel momento, quell'energia che fino a quel punto andava in verticale, tende a schiacciare le molecole e quindi a muovere molto più potenzialmente la sabbia. È il primo punto, diciamo, di impatto verso il terreno dove l'energia si scarica e quindi smuove sabbia. Ed è chiaro che è il primo punto dove produce, ammorbidisce la sabbia, scopre qualche organismo e quindi è il primo punto, diciamo, che si rende appetibile per i pesci. E quindi quello è sicuramente un punto importante. Sempre, se mi sono spiegato bene, guardando verso il largo dove comincia a formarsi l'onda, a schiumare, e subito quella dopo. Vai, quella dopo verso di noi? Verso di noi. Sì, perché prima non ce n'è altre. Ok? Però c'è un però grossissimo. Se del punto dove siamo noi si forma l'onda e poi a un certo punto sparisce la schiuma, continua dalle parti ma sparisce la schiuma, vuol dire che lì c'è un avvallamento, c'è una buca. Quando l'onda forma il cavallone, forma la schiuma, se è uniforme vuol dire che la terra sotto l'acqua è uniforme. Ma se a un certo punto smezza la schiuma e rimane schiuma a destra, schiuma a sinistra e qui sparisce, tende a andare giù e sparisce il ricciolo, e lì vuol dire che c'è un incavo, c'è una buca. Se continua a non formarsi, diventa un canaletto. Se non si forma fino a terra, lì è quella famosa strada di entrata della secondaria che ha scavato, e il punto per riconoscere nella schiuma dove sono le buche è quello. Dove c'è la buca sparisce la cresta dell'onda, sparisce il ricciolo d'onda, la schiuma. E se io ho una postazione del genere, prediligo quella buca, perché tutto il movimento di energia delle correnti tenderà a infossare nella buca sia lo sporco ma anche il mangiare. Quindi diventa buono sia laggiù che quel punto, così come diventa buono sotto i piedi, perché ricordatevi sempre che avete una corrente di rientro che smuove. Quindi sono 3 punti, non è mai uno solo il punto buono. In qualsiasi postazione quasi mai è uno solo il punto buono. Poi ci sono delle postazioni dove non c'è nemmeno un punto buono, e lì, quando parliamo di secca o di fondale troppo uniforme, vuol dire che non c'è stato tutto questo movimento. Più incroci di correnti ci sono, più movimento d'acqua c'è e più si creano punti buoni per la pesca. Più è, diciamo, omogenea la corrente e costante, e meno posti buoni si formano.